I piani di Capodanno di Can Yaman sorprendono davvero? Notizie che scuotono il mondo dello spettacolo, e noi siamo qui, su Celebrita dalla Turchia, per raccontarvi tutto dall'inizio alla fine. Prima di partire, se vi piace ascoltare storie vere, sussurrate dal vento del gossip e sostenute dai dettagli che la gente non vede, iscrivetevi e restate con noi, amici. Perché oggi entriamo nella relazione più osservata del momento, quella tra Can Yaman e Demet Özdemir. Li avete seguiti sul set, li avete visti brillare separatamente e insieme, ma ora la domanda che brucia sulle labbra di tutti è una sola: c'è una crisi che si sta manifestando proprio alle soglie del nuovo anno? Nelle ultime settimane il loro silenzio online è diventato un rombo. Can è in Spagna, immerso fino al collo nelle riprese di Calabac Labyrinth, dove interpreta l'ex agente Kaplan, giornate infinite, scene d'azione, notti corte. Demet, invece, si muove tra le principali capitali europee, impegnata tra shooting, spettacoli dal vivo e incontri con i fan. Il suo calendario è un mosaico di date, voli e sale piene. La distanza geografica, alimentata da agende fitte e fusi orari ballerini, ha offerto al mondo dei curiosi il sospetto più comodo: si sono raffreddati. Poche storie insieme, nessuna didascalia incrociata, nessun cuoricino sotto le foto dell'altro. Sembra poco, ma sui social è tutto. Non è la prima volta che la vita privata di Can accende i riflettori. La sua storia, intensa e breve, con Diletta Leotta è stata una fiammata che i tabloid non hanno mai smesso di raccontare, e per anni, dopo il fenomeno globale di Alperest Dreamman, i fan hanno fantasticato sulla possibilità che tra Can e Demet ci fosse qualcosa oltre la complicità professionale. I due, allora, ripetevano di essere solo amici. Poi le strade si sono divise, si sono rincorse, e oggi si ritrovano al centro di nuove domande. Come stanno davvero? Il quadro di queste settimane è pieno di dettagli che fanno discutere. Prima scatta l'allarme: si sono tolti il follow. I forum esplodono, le pagine di gossip rilanciano, e i commenti corrono. Ma dietro quel gesto c'è una verità molto più semplice. Demet ha disattivato l'account per qualche giorno per motivi personali, poi l'ha riaperto, e la connessione è tornata automaticamente. Un imprevisto tecnico, dicono alcuni. Eppure, anche dopo il ritorno, l'interazione resta flebile, niente tag incrociati, nessun riferimento esplicito. Da quel momento, ogni foto solitaria di Can dal set spagnolo, ogni scatto di Demet sul palco o in backstage, viene letta come un capitolo di una storia non detta. Le reazioni dei fan si dividono. Una parte minimizza: è solo il lavoro, passerà. Un'altra si preoccupa: questo silenzio è un segnale. I forum si riempiono di ipotesi. C'è chi sottolinea come la promozione europea di Demet la porti a cambiare città ogni 2 giorni, con prove e interviste serrate. C'è chi ricorda che Calabac Labyrinth, con scene complesse e un ritmo serrato, tiene Can chiuso in un vortice operativo che non conosce pause. E poi c'è l'elemento più scivoloso di tutti: l'assenza di gesti pubblici. Nel mondo reale può contare poco, nel mondo digitale è tutto. Gli esperti di costume mettono ordine, le coppie dello spettacolo vivono spesso di maree, e non è insolito che i periodi più intensi sul lavoro coincidano con momenti di rarefazione in pubblico. Non vedere non significa non sentire, dicono. Eppure, quando si tratta di volti come quelli di Can e Demet, ogni dettaglio viene amplificato. Il set in Spagna, l'Europa in tournée, il Capodanno che si avvicina come una scadenza emotiva. Tutti ingredienti perfetti per una narrazione che si scrive da sé. C'è un punto, però, che rende tutto più interessante. Can, per indole, protegge la propria intimità. L'ha fatto in passato e lo fa ora. Quando sceglie di mostrarsi, è una scelta ponderata; quando resta in silenzio, non è mai casuale. Demet, dal canto suo, ha imparato a ritagliare per sé un territorio protetto, condivide il lavoro, i sorrisi con i fan, gli abbracci con la troupe, ma lascia in ombra ciò che davvero conta. Questa combinazione di discrezione e potenza mediatica genera un paradosso: più tacciono, più tutti parlano. La domanda grande come un cartellone a Times Square rimane: arriveranno insieme al nuovo anno? Qualcuno giura di no,
perché non hanno pubblicato il classico scatto prefeste, nessuna valigia fotografata a metà, nessun indizio di un brindisi in due. Altri scommettono sul colpo di scena. Un post improvviso, una foto rubata a una cena tardiva a Madrid, una storia con i fuochi sullo sfondo. E nel mezzo ci sono gli scenari possibili, freddi come una lista ma caldi come un cuore che batte. La distanza è solo un effetto collaterale dei ritmi. Oppure c'è una vera riflessione in corso su come incastrare due carriere che corrono veloci e in direzioni spesso opposte. Intanto, dalle immagini del set arrivano briciole che i fan si affrettano a raccogliere. Cannes, in tuta nera, tra ciak notturni e sguardi concentrati, ogni inquadratura fa pensare a un uomo che ha scelto la disciplina. Dimet risponde con luci di palco, coreografie scandite e applausi pieni. Ogni frame racconta una donna che non ha paura di stare davanti al mondo. L'assenza di un commento sotto l'uno o l'altro scatto diventa la prova regina per i più sospettosi, per altri, è solo coerenza con lo stile che hanno sempre mostrato. C'è chi cerca conferme nelle parole di ieri. Dopo all'Alperest Dreamman, i loro nomi erano cuciti insieme nei titoli, chimica, risate, sguardi. Loro negavano, ma il pubblico vedeva altro. Oggi, ironia della sorte, l'eco di quel tempo torna a battere, proprio mentre entrambi sono nel pieno della maturità professionale. Il pubblico rivuole la storia perfetta anche fuori dal set, è giusto pretenderla? È possibile viverla quando il lavoro divora i giorni? Nei corridoi del gossip, i commentatori si dividono tra romanticismo e pragmatismo. Alcuni leggono l'assenza di interazioni come una strategia, il sentimento cresce lontano dai riflettori. Altri temono che il filo tirato per troppo tempo possa spezzarsi. La verità, come spesso accade, potrebbe stare in mezzo. A volte l'amore ha bisogno di un respiro, non di un annuncio. A volte la scelta migliore è non alimentare il circo digitale, soprattutto quando ogni gesto si trasforma in un verdetto. Gli scenari che si delineano sono tre, e in tutti c'è un fondo di realtà. Primo. Il gelo sui social è solo una crosta. Sotto c'è una brace che resta viva, la luce tornerà a farsi vedere quando il tempo lo permetterà. Secondo, è in corso una riflessione seria, con domande legittime sul futuro, un confronto adulto che non merita di essere spettacolarizzato. Terzo, la distanza ha già lasciato il segno, e il Capodanno potrebbe arrivare con brindisi in città diverse, senza che questo significhi una fine, ma di certo con il peso di un bivio da scegliere dopo le feste. Chi conosce Cannes sa che i suoi passaggi più importanti raramente vengono annunciati in anticipo. Gli scatti dal set parlano di concentrazione e rigore. Le sue parole nei rari incontri con la stampa, calibrate e rispettose, ribadiscono una regola: ciò che conta non si dimostra a comando. Chi segue Dimet riconosce la sua forza gentile, una carriera costruita a colpi di talento e dedizione, la capacità di tenere la scena senza perdere l'equilibrio personale. Se la vedete misurata nelle storie e allegra sul palco, non è incoerenza, è consapevolezza di dove mettere l'anima e dove lasciare solo luce. Il nodo Capodanno è, come sempre, il più gustoso per chi osserva. Trascorreranno la notte insieme? Ognuno con i propri impegni? Alcuni scatti anonimi parlano di un cenone privato in programma a Madrid, altri giurano che Dimet volerà per un evento last minute. La realtà, al momento, è un mosaico senza tessera centrale. Ma che sia una tavola apparecchiata per due o una videochiamata a notte fonda, ciò che il pubblico attende è un segnale, una foto, una frase, persino un dettaglio nascosto tra le righe. In tutto questo, i fan hanno un ruolo cruciale. C'è chi invita alla pazienza, chi chiede rispetto, chi pretende spiegazioni. Le community si auto-organizzano, si danno compiti, monitorare i voli, analizzare le storie, confrontare orari e luci di scena. Fa sorridere, ma racconta anche un bisogno. Quello di credere che le storie belle possano resistere al tempo e al successo. La verità, scomoda e affascinante, è che l'amore adulto somiglia più a un cantiere che a un film, si sistema, si aggiusta, si rinforza. E spesso lo si fa lontano dagli occhi. Intanto, i giornali di spettacolo commentano, aggiungono, interpretano. L'idea che la coppia scelga il silenzio come luogo di protezione è condivisa da più di un columnist.
Altri, invece, leggono nei non segni una resa. Noi, qui su Celebrita dalla Turchia, preferiamo osservare le costanti, la disciplina di Khan, la coerenza di Dimet, l'assenza di teatrini, la cura con cui entrambi tengono il lavoro in prima linea e il privato in una stanza senza telecamere. Se davvero c'è una tempesta, non è fatto da loro aprire le finestre per mostrarla. E allora, la domanda torna, crisi o calendario? Forse l'una ha bisogno dell'altro per somigliare a verità. Perché è proprio quando la vita chiede tutto, che anche il cuore pretende. Un bacio mancato online può diventare un abbraccio reale al riparo delle quinte. Un like mai messo può trasformarsi in un viaggio a sorpresa, fuori campo e fuori tempo massimo. Oggi non possiamo dirvi se Khan e Dimet brinderanno insieme allo scoccare della mezzanotte. Possiamo dirvi, però, che ogni indizio lascia aperta più di una porta, e che la chiave sta nelle scelte che faranno dopo l'eco dei fuochi. Quello che è certo è che questa storia continuerà a far parlare. Perché c'è tutto, 2 carriere in ascesa, una serie attesissima girata in Spagna, una tournée europea che brilla, un amore che non si lascia incasellare dai filtri di un social. E poi c'è il pubblico, voi, che vi chiedete se la favola può trovare spazio nella vita vera. Noi vi promettiamo che, appena la realtà deciderà di farsi vedere, saremo qui a raccontarla. Fino ad allora, restiamo con la domanda che vale più di 1000 risposte. Quanto conta ciò che non si pubblica? Diteci la vostra. Pensate che Can Yaman e Dimet Özdemir stiano solo proteggendo il loro sentimento, o credete che questa distanza annunci un bivio inevitabile? Scrivetelo nei commenti, perché ogni voce aggiunge un frammento al quadro. E se volete restare aggiornati su ogni svolta, ogni indizio e ogni smentita, non dimenticate di mettere like e di iscrivervi a Celebrita dalla Turchia. Ci vediamo nel prossimo video, con nuovi dettagli, nuovi punti di vista e, si spera, una luce in più su questa storia che, comunque vada, ci ha già fatto battere il cuore. Buon anno a tutti!